Gli esemplari costruiti dalla Fiat S61 per le competizioni sono 5. Ai giorni nostri sono arrivati questa alle mie spalle e un'altra che è di proprietà di un collezionista inglese. La Fiat S61 è figlia di un progetto datato 1908. Inizialmente come una vettura da gran turismo con 4 posti, l'uso nelle competizioni è venuto quando la Fiat decise di andare a correre in America con 5 Fiat S61 che costituivano proprio la squadra da corse Fiat. La Fiat S61 rappresenta il capostipite delle vetture da corsa, l'antesignana di molte Formula 1 che poi sono derivate da questa vettura di grande presenza. La Fiat nel 1908 era un'azienda in netta espansione, nonostante l'esiguo numero di immatricolazioni, perché le vetture immatricolate in Italia erano 248. La vettura in oggetto è vincitrice del 1912 del Gran Premio d'America. Poi non conosciamo bene quale sia la sua storia e arriva a casa nostra nel fine 1960. È rimasta in pratica nei depositi della Fiat per oltre 60 anni. A fine 2008 vado a vedere la S61 qui all'interno di Mirafiori e ritrovo soltanto ormai un telaio con tutte le parti di carrozzeria mancanti, il motore in 4 casse. Tra 1000 difficoltà siamo riusciti a rimettere insieme la vettura. La filosofia del procedimento di restauro è assolutamente conservativa. Lasciare la vettura nelle condizioni originali emana questo sapore di antico che mi piace moltissimo. Restaurare le vetture della collezione rimette alla luce veramente una storia, senza per forza intervenire con riverniciature complete o ricostruzioni di parti, garantendo il massimo rispetto per ciò che si è conservato fino ad oggi. Teniamo conto che siamo nel 1908, anche se poi ha corso poi nel 10-11, ma è dotata di soluzioni tecniche molto importanti. Dall'asse a cambio in testa, che noi ritroviamo dagli anni 80 in avanti, ha già le 4 valvole per cilindro, ha già le 4 candele per cilindro. È stata un'opera ingegneristica dell'epoca assolutamente d'avanguardia. Abbiamo perso un bulloncino. L'avviamento delle 61 è molto interessante da vedere. Inizialmente bisogna versare della benzina nei cilindri. Quindi è dotata di 4 cicchetti che sono dei piccoli rubinetti in ottone posti nelle vicinanze della camera di scoppio. Si versa della benzina, si chiudono questi rubinetti, si dà contatto. Per la messa in moto utilizziamo una Fiat Campagnola che spinge la parte posteriore della Fiat 61, bastano a volte 10 metri, le inizia a fare i primi scoppi, parte. Il fatto di risentirla in movimento e sentirla avviarsi è stata una grande emozione, soprattutto un esempio di una lungimiranza che il marchio Fiat ebbe in tutti i settori, anche quello delle competizioni nella massima formula. L'importante, e io me lo auguro, che in futuro si possa utilizzare in molti eventi dove sarà possibile vedere la Fiat S61 in azione dopo tanti anni di riposo. Con questa macchina io provo sempre un'emozione particolare, immedesimarmi in quegli istanti su cosa pensavano e come agivano i piloti dell'epoca, con vetture che comunque correvano su strade dove si alzava un polverone dopo pochi centinaia di metri, dove il fumo delle marmitte dei motori era una cosa
micidiale facevano questi percorsi anche di 400-500 km. Provo assoluta ammirazione di questi piloti che secondo me erano molto molto temerari. La Fiat S61 con i suoi 108 anni si difende molto bene.